Ciao a tutti esploratori dello spazio. Oggi vi parlo di un oggetto molto interessante in No Man's Sky, ossia le ossa antiche. Questi frammenti misteriosi sono fondamentali per progredire e ottenere ricompense preziose durante le tue esplorazioni. Ma come funzionano esattamente le ossa antiche? In No Man's Sky le ossa antiche si trovano scavando in siti archeologici, situati su pianeti specifici. Questi siti sono riconoscibili grazie a degli indicatori speciali sulla mappa e spesso richiedono l'uso di multistrumento per riuscire a scavare in determinati punti. Raccogliendo un numero sufficiente di ossa antiche potrete scambiarle nei sistemi commerciali o nelle stazioni spaziali con oggetti rari e materiali preziosi, come tecnologie esotiche o risorse di alto valore. Inoltre, le ossa antiche sono spesso collezionabili per completare missioni o avanzare nelle quest legate alle antiche civiltà del gioco. Come potete vedere qui, quando andate a fare lo scanner su un pianeta, vi indicherà se su quel pianeta sono presenti delle ossa antiche. Come ho spiegato in precedenza, ovviamente saranno sepolte e quindi le dovremo andare a individuare tramite il nostro scanner, poi arrivare sul luogo e infine scavare. Amici, ricordatevi però che andare a scavare richiede energia e anche però attenzione, perché alcuni pianeti possono essere ostili o radioattivi, quindi bisogna assicurarsi di portare con noi scudi potenziati e anche risorse sufficienti per riuscire a sopravvivere durante l'esplorazione. In sintesi, le ossa antiche si trovano nei siti archeologici sui pianeti. Occorre quindi scavare con multistrumento per riuscire a raccoglierle e servono per essere scambiate oppure per fare anche missioni speciali. Sono parte integrante della scoperta delle antiche civiltà di No Man's Sky. Ovviamente andando a scavare possiamo trovare anche diversi pezzi fossili, come per esempio costole con placche o spine, ma anche arti con ossa sospese o afferranti. E infine teschi di creature antiche come cani da guerra, bog snapper e vermi titanici. Questi pezzi possono essere singoli o in piccoli gruppi da andare a raccogliere e usare per creare reperti o oggetti decorativi per la tua base. Alcuni pezzi possono essere più rari o avere forme particolari, spesso legate alle antiche creature del gioco. Collezionando i vari tipi di ossa antiche potrai completare missioni o scambiare per ricompense uniche. Alcuni pezzi si trovano nelle risposte naturali, come le sepolture naturali, ed è necessario scavare col manipolatore di terreno per andarli a recuperare. Una volta che siamo arrivati sul pianeta giusto che contiene appunto questi resti, dobbiamo fare una scansione. Vedete che troviamo qua dei piccoli segnetti gialli con delle ossa e un teschio, e quindi qui possiamo andare a usare il nostro tool per andare a scavare e troveremo delle ossa. Le ossa, come ho detto prima, sono di vari tipi, possono essere il cranio, le zampe, la coda, quindi quando avremo completato tutti i pezzi giusti che ci serviranno per andare a costruire il nostro animale, possiamo tornare alla nostra base e procedere con il lavoro. Ovviamente dovremo fare più scavi perché dovremo trovare appunto tutte le parti e come vedete qui in un unico posto potremo anche trovare due ossa contemporaneamente. Quindi prendiamo anche questo qua. Perfetto. Una volta che abbiamo trovato tutte le ossa necessarie, torniamo in base e tramite il menu di creazione col tasto Z nella nostra base possiamo andare a fare il supporto fossile. Il supporto fossile va posizionato appunto o all'esterno o all'interno della nostra base e poi semplicemente basterà avvicinarci e andarlo a utilizzare. Vedete che qua ci chiede i vari pezzi, quindi in questo caso possiamo scegliere un teschio, poi dovremo andare a scegliere la parte centrale, quindi l'addome, le zampe anteriori. Come vi dicevo, ovviamente dobbiamo trovare tutti quanti questi pezzi per completare la nostra struttura. E infine anche la coda, perché si trattano sempre di animali, di resti di animali.
Una volta fatto questo possiamo andare a salvare il tutto e a questo punto avremo ottenuto il nostro fossile. Il nostro fossile, come vi dicevo prima, lo possiamo tranquillamente andare a vendere. Lo possiamo trovare all'interno poi del nostro inventario e come vedete ha un bel valore. Ci sono anche fossili però che valgono oltre 1 milione di unità, quindi cercate se avete bisogno di soldi, è un altro metodo molto interessante e divertente per riuscire a accumulare crediti. Nelle stazioni spaziali possiamo anche trovare questi mercanti che ci permetteranno di fare degli scambi. Allora adesso vi mostro, dobbiamo fare questa voce qua, l'1, e vedete che possiamo andare a scambiare tutte le ossa che abbiamo trovato per poi ottenerne delle altre. Si tratta di andare a fare un vero e proprio baratto. Le missioni più complicate per trovare le ossa potreste imbattervi nelle guardie antiche. Sono dei grossi nemici di pietra che appunto hanno il compito di andare a proteggere le ossa, quindi li dovete sconfiggere e abbattere. Una volta che abbiamo il nostro fossile possiamo andarlo a vendere ai mercanti di minerali, dove li possiamo trovare all'interno delle stazioni spaziali o nei centri commerciali sui vari pianeti. Sono contrassegnati da un'icona di cristallo o minerale sulla mappa. Sono questi i migliori acquirenti per fossili, offrono il prezzo più alto. Oppure possiamo venderli anche ai mercanti tecnologici, anche loro acquistano i fossili ma a un prezzo inferiore rispetto a quelli di prima. Questi hanno un'icona a forma di ingranaggio sulla mappa e sono presenti nelle stazioni spaziali e nei trading post. Come ultima cosa, ma meno conveniente, le possiamo anche andare a vendere direttamente tramite i terminali gialli nei centri commerciali o le stazioni. Il prezzo dipende però dalla fazione dominante e dal sistema economico del pianeta o stazione. Non sempre offrono il massimo, ma sono comodi se non vuoi andare in giro a cercare un mercante specifico. E per finire, qualche consiglio per riuscire a massimizzare il guadagno. Cerchiamo dei sistemi con economia esotica o avanzata, spesso offrono prezzi migliori. Usare l'analizzatore per identificare i fossili prima di andarli a raccogliere danno anche qualche vantaggio in più. Installa moduli di carico espanso nello zaino o nell'astro per trasportare più fossili in un viaggio solo. E poi vendi sempre ai mineral traders, ti fanno fino al 20-30% in più rispetto a tutti gli altri, ma questo l'avevo già detto. Comunque qui è più specifico, abbiamo addirittura il 20 o il 30% in più. Ok ragazzi, per oggi abbiamo finito qua per quanto riguarda i fossili su No Man's Sky. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo video, se sapete qualcosa in più aggiungiamolo qui sotto e ci vediamo presto per un altro video. Ciao!